Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine o Luna o Venere in Vergine. Andiamo a fare questa lettura creativa ispirata proprio per te, affinché tu possa consapevolizzare che ogni tuo gesto è preghiera. Tu lo sai bene che ogni dettaglio è sacro per te. Ecco, andiamo a vedere come il quotidiano in questa stesa può diventare una vera alchimia vivente. E infatti voglio intitolare questa stesa per te l'alchimia del quotidiano, ok? Andiamo a vedere cosa nella tua vita quotidiana è già sacro, dove puoi portare più presenza e cura e quale dettaglio contiene una grande verità, proprio per realizzare pienamente il tuo archetipo, ok? Allora, partiamo da queste. Vediamo. L'alchimia del quotidiano per te. Allora, andiamo a vedere cosa nella tua vita quotidiana è già sacro. Dove puoi portare più presenza e cura? Quale dettaglio contiene una grande verità? Allora, facciamo questa alchimia insieme e partiamo. Cosa nella tua vita quotidiana è già sacro? Il Re di Spade, abbiamo realizzazione. Ciò che è già sacro in te è la chiarezza del pensiero, la parola precisa, la disciplina mentale. Questa carta è come se ti dicesse che nel tuo quotidiano vive una forma di autorità spirituale sottile, che si manifesta in gesti consapevoli, nella capacità di organizzare, definire, discernere. Cioè è la mente consacrata non al controllo però, ma alla lucidità del servizio. È come se le tue parole, le tue decisioni, anche le tue liste e riflessioni sono atti di sacralità invisibile. Cioè, quello che è già sacro nella tua quotidianità è proprio la tua quotidianità. È come se dicessi nel mio giorno c'è sacralità, dove affilo il pensiero e parlo con verità. Fattura rima. Cioè, è questo che è già sacro il tutto nella tua quotidianità, mi spiego. E quindi è una bellissima carta di partenza. Adesso andiamo a vedere dove puoi portare più presenza e cura. Vediamo. Abbiamo un 6 di bastoni e qua è come se tu ricevessi un invito molto importante con il 6 di bastoni. Ti dice onora le tue vittorie. Cioè dove puoi portare più presenza e cura, onora le tue vittorie. Devi onorare le tue vittorie. Non devi minimizzare i tuoi successi come spesso può succedere, ma devi onorare le tue vittorie, non minimizzare i tuoi successi. Cioè portare cura, dove puoi portare più cura, no? E presenza. In questo caso portare cura significa celebrarti senza timore, riconoscere la tua luce, lasciare che il mondo ti veda, ok? Cioè laddove tendi a sottovalutarti, puoi portare più amore, va bene? Devi fare proprio questo. Rendere sacro il tuo quotidiano è proprio, è come se è necessario che tu nutra la tua autostima nei gesti semplici. Finire un progetto, fare bene qualcosa. Quando tu ricevi anche un complimento, non lasciarlo scivolare via, devi onorare il tuo operato. E questo è laddove devi portare più presenza e cura. Va bene? Ok.
Perché la Vergine, io lo so, perché io sono ascendente Vergine, io lo so che minimizziamo sempre quello che facciamo, no? Però è giusto così. Qua ti sta dicendo mi curo celebrandomi. Ecco, mi curo celebrandomi. La mia vittoria quotidiana è degna di luce. Questo ti devi dire, ok? Andiamo a vedere adesso quello che magari non sai. Quale dettaglio contiene una grande verità? Vediamo. La morte, accipicchia. Il dettaglio più sottile e più potente è ciò che finisce, ciò che lascia andare ogni giorno, accipicchia. Allora, la Vergine, no? Che sa fare spazio, è una vera alchimista. E proprio nel gesto di trasformare l'abitudine, lasciare che una routine che non serve più o morire a un'identità che non ti appartiene più, è lì che si cela la verità. Quindi quello che ti sta dicendo è che un gesto che ripeti ma che è ormai svuotato può diventare un portale di rinascita se lo lasci andare con consapevolezza. Cioè, il senso qual è? Nel dettaglio che muore c'è la chiave della tua evoluzione. Nel dettaglio che muore, in ciò che lasci andare perché ormai è svuotato, c'è la tua evoluzione. Quindi, ricapitolando, con la morte qui, ciò che lascia andare ogni giorno è la grande verità. Quello che finisce ogni giorno è la grande verità. E in questo tu sei una vera alchimista. Quindi, quando tu muori a una vecchia abitudine, quando tu muori a stai morendo a un'identità, è lì che c'è la più grande verità, è la tua alchimia più grande, la cosa più trasformativa che puoi fare, ok? Quindi questa stesa bellissima e profondissima ti sta dicendo che la tua mente è sacra come una lama lucente. Allora porta ordine dove l'anima chiede spazio. Nel quotidiano mi curo celebrando la mia luce e, e lascio che la morte, nei piccoli gesti, mi insegni come rinascere ogni giorno, senza clamore, ma con impeccabile grazia. Wow, ragazzi, questa, questa stesa è come se fosse una stesa di una precisione sacra, no? È una precisione sacra. Tu hai proprio questa necessità di fare questo per realizzarti, no? Perché spesso lo so, la Vergine si può incaponire su alcune cose, no? Ecco, celebrati perché ti realizzi attraverso ogni tua piccola celebrazione e in ogni tuo fare quotidiano, alla fine di ogni tuo fare, quando lasci anche andare una vecchia abitudine o quando finisci un'opera, compi una trasformazione. È una stesa molto profonda, bellissima, che ci sta parlando proprio di un'alchimia sacra, della sacra alchimia quotidiana. La sacra alchimia quotidiana che la tua quotidianità è un vero laboratorio alchemico e queste carte mi parlano di disciplina, riconoscimento e anche trasformazione profonda che è nascosta dietro al quotidiano. Sei una sacerdotessa della precisione interiore. E quindi questo ti serve per la realizzazione in questo momento che stai guardando il video e anche come humus di base, no? Per la tua consapevolezza. Sì. Wow, andiamo a vedere adesso con la magia. Ecco, questi qua. Con gli oracoli della magia cosa ci raccontano per te? Circondati di amore, la lavanda,
i piccoli gesti, ti stanno dicendo circondati di amore, i tuoi piccoli gesti quotidiani sono l'espressione dell'amore. Tu sai prenderti cura delle persone intorno a te, sai prenderti cura di te stessa, se non l'hai fatto ti invitano a farlo con quello che abbiamo detto adesso, no? Ti circonderai d'amore, ti dicono, verrai circondata o circondato d'amore, proprio per la stessa minuziosità con la quale tu fai le tue cose. Perché quella minuziosità con la quale tu fai le tue cose è attenzione. Cos'è l'attenzione se non è amore? Quando tu dai attenzione a qualcosa, a qualcuno, è amore. Anche l'attenzione a piccole cose semplici, no? Che può essere il bicchierino del caffè, il piattino, quello è amore che stai dando allo spirito che si manifesta davanti a te in quel momento col piattino, con la tazzina. È bellissimo, è bellissimo. Cos'altro? Sì, gotas de lluvia, arriesgate con ellos. Ti sta dicendo qui che tu riesci a vedere il sole anche quando fuori piove e soprattutto riesci a fare di una sensazione di disagio, riesci a trasformarla alchimicamente, non solo per te stessa, anche per gli altri. Sì. Queste carte mi parlano proprio di attenzione al quotidiano, è come se tu dai attenzione al quotidiano e quello il tuo scopo principale, come proprio l'eterno presente, il momento è adesso, tu riesci a manifestare nella materia, anche se magari non te ne rendi conto, l'esatto aspetto del qui ed ora. Qui ed ora. E il qui ed ora è l'unico tempo che esiste, è l'unico momento, l'unico spazio che esiste. Allora ti dicono focalizzati sempre di più su questo. Mi viene in mente, sai, il rito giapponese del tè. Quando i giapponesi prendono il tè, c'è proprio un rito. C'è proprio un rito. E la minuziosità dei particolari con i quali la tazzina, il cucchiaino, cioè il loro scopo è farlo sempre più perfetto. E spesso noi occidentali non troviamo senso a tutta questa minuziosità nei particolari. Quella è meditazione. Tu con la cura nelle tue cose fai meditazione. Cos'è la meditazione se non una presenza costante all'attimo presente? È bellissimo, è bellissimo. Wow! Adesso ti metto una carta di queste per... Dove stanno? Dove stanno? Le altre? No, queste non stanno qua. Eccole. Affinché la stesa della tua alchimia quotidiana respiri ancora di più. Servizio, vocazione, missione superiore. Molti di voi hanno una missione superiore, una vocazione superiore che va oltre, cioè alla limitata percezione dell'io. Molti di voi hanno... E questo modus operandi di cui ti ho parlato adesso per incarnare questa tua missione, cioè questa carta mi sta dicendo questo modus operandi è funzionale affinché tu incarni proprio la missione che è quotidiana. E molti di voi hanno anche una missione superiore che a parte le basi, le radici solide, le fondamenta interiori di questa missione sono questa consapevolezza qui di cui abbiamo parlato. Ok, bellissimo. Cos'altro? Superamento, via libera passa, sei libera di esprimerti adesso, sei libero di esprimerti, mi stanno dicendo. Come se ci fosse una profonda accettazione radicale di chi sei. Prova iniziatica. Cosa sono le prove iniziatiche? Le prove iniziatiche sono quelle che hanno a che fare con l'abbattimento delle nostre paure, resistenze e attaccamenti al darci, alla nostra vera natura, alla missione superiore. E allora laddove sentiamo un po' di remore o un po' di attaccamento, un po' di paure, un po' di resistenze, questo modus operandi ti permetterà di superarle, adempiendo allo scopo dell'anima, che è quello della
realizzazione della tua essenza, di questa vocazione. E poi, come vi ho insegnato anche nel mito di Amore e Psiche, nel video Magia Pratica 12, l'obiettivo di ogni anima incarnata sulla terra è quella di ritrovare amore, proprio come nel mito di Amore e Psiche. Amore inteso come simbolo, non un amore in senso di persona soltanto, è proprio l'amore, ritrovare l'amore, che significa ritrovare l'essenza, la vocazione e la libertà, ritrovare amore come simbolo, mi spiego. E quindi potrei avere a che fare con un passo, un episodio prossimamente, o l'hai già avuto, iniziatico, che ti permetterà di confrontarti con le tue paure, resistenze e attaccamenti. Lo supererai in modo magistrale seguendo questo modus operandi, andando incontro al sentire quell'amore quotidiano in ogni cosa che ti riempirà ogni cellula. Questo da fare proprio quotidianamente, ok? Adesso ti metto un'altra carta di questi. Cosa porta questa prova iniziatica seguendo il modus operandi qui descritto? La rettitudine. Otterrai giustizia. L'angelo giunge a te per soccorrerti dalle avversità, sviluppare la fede nel tuo successo. Otterrai giustizia, otterrai successo, seguendo questo modus operandi. Ma soprattutto, come ti ho detto anche qua, celebra i piccoli successi quotidiani. Lascia che anche le persone che ti fanno dei complimenti, anche se sono piccoli, che tu veda queste persone come lo specchio del tuo spirito guida che ti sta parlando, perché il divino, lo spirito guida, amante mistico, sposo, sposa celeste, chiamiamolo come vogliamo, parla attraverso l'oracolo del mondo ordinario, che sono le persone che incontri, che sono le immagini che vivi, gli eventi che vivi, e quindi celebra i tuoi piccoli successi, perché andranno a spirale sempre più grande, e verrai soccorso da ogni tipo di avversità ottenendo giustizia. Ok? È una stesa bellissima, ragazze mie e ragazzi, molto poetica, e che ti permette di incarnare la tua vera essenza, che ti permette di incarnare quotidianamente il tuo obiettivo e realizzarti in modo naturale e univoco. Ok? Quindi, detto questo, ragazzi e miei ragazzi, io vi invito sempre a studiare tutti i miei podcast per praticare l'arte sciamanica e la magia consapevole, per realizzare ogni tuo obiettivo. Già con questi video noi portiamo consapevolezza nel quotidiano, affinché la realizzazione arrivi adesso, perché è quando prendi consapevolezza che tu arriva la realizzazione, ok? Detto questo, io ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!